chiamo Andrea Guerzoni, sono il socio di EY, Ernst Young, per l'area Transaction Advisory Services. Sono in Ernst Young da oltre 20 anni e sono il responsabile del Dipartimento per l'Italia, la Spagna ed il Portogallo. EY è una società di consulenza globale che originariamente è focalizzata sul mondo della revisione contabile. Nel corso degli ultimi 10 anni si è espansa, diventando una primaria società di consulenza. A oggi più della metà delle nostre revenues a livello globale derivano da consulenza fiscale, legale e anche da consulenza relativa a operazioni straordinarie. Nella mia area specifica di interesse, nel merger acquisition e transaction advisory services in generale, la crisi del 2007, prima finanziaria e poi economica, ha comportato un impatto molto significativo sulla natura dei servizi che andiamo ad offrire e anche ovviamente sulla tipologia di profili professionali di cui abbiamo bisogno. Dal 2007 in avanti, infatti, si è registrato sempre maggiormente una necessità da parte dei clienti di avere dei consulenti con skills molto più differenziati e non esclusivamente dedicati all'execution e al supporto nella loro execution di operazioni straordinarie. E così a partire dal 2009, al centro diciamo, della crisi che ha colpito la finanza internazionale e il nostro paese in particolare, abbiamo intrapreso un percorso di cambiamento che attraverso una strategia definita Capital Agenda ci ha portato ad avere nel corso degli ultimi 3 anni significativi cambiamenti organizzativi. Allora, in particolare negli ultimi 3 anni, diciamo dal 2011, il nostro team si è più che raddoppiato, siamo passati da circa 70 persone a oltre 170 oggi e molto si è espansa anche la tipologia di servizi che offriamo. Inizialmente il team di Transaction Advisory Services era concentrato su servizi tradizionali come il due diligence finanziario, le valutazioni finanziarie e economiche e in una certa misura sull'execution di operazioni di M&A. Negli ultimi 3 anni abbiamo invece espanso il range di attività passando a servizi molto più strategici relativi sia all'investment strategy delle nostre società clienti che via via a tematiche di ristrutturazione prima finanziaria, operativa e negli ultimi mesi abbiamo espanso ulteriormente il nostro range andando a ricomprendere anche servizi di consulenza sul debito ed in particolare su come ottimizzare la capital structure dei nostri clienti. Tutto questo ha comportato ovviamente l'introduzione di professionisti con skills e competenze molto diversificate, ma soprattutto ha modificato il nostro approccio al go-to-market, cioè come acquisire nuovi clienti, come comprendere quelli che sono i loro needs e le loro esigenze, sia da un punto di vista specifico dell'esigenza immediata che più di medio-lungo periodo, quindi strategica, e poi ovviamente su come riuscire a supportarli con delle metodologie, delle soluzioni diciamo più olistiche nel corso dello sviluppo di un processo, di un progetto per noi che può avere durate anche ben maggiori rispetto alla singola operazione straordinaria. Questo tipo di percorso che il team ha effettuato negli ultimi anni ha comportato necessariamente lo sviluppo di certe competenze, di certi skills e quindi anche da un punto di vista di selezione ci siamo focalizzati sia per quello che riguarda le prime assunzioni, quindi i professionisti che arrivano direttamente dall'università con poca o nessuna esperienza professionale, sia per quello che riguarda invece professionisti che hanno già svolto attività o nelle industries o in altre società di consulenza, su un tipo di profilo molto diverso rispetto a quello su cui ci siamo focalizzati nel periodo pre-crisi. In particolare diventa fondamentale per servire i clienti in questo new normal, come viene definito, un approccio molto più focalizzato al teamwork, quindi molta più concentrazione
su quelli che sono gli sviluppi di relazioni interpersonali e capacità di poter sviluppare la competenza all'interno di un settore industriale specifico. Quindi dov'è che andiamo maggiormente a sviluppare le nostre risorse, i nostri professionisti? Sono proprio in queste aree, facendo in modo che oltre a competenze tecniche specifiche delle varie aree di applicazioni interdisciplinari che riguardano i nostri servizi, essi siano anche in grado di dimostrare empatia verso i colleghi e verso il cliente, di essere in grado di comprendere da un punto di vista anche strategico quelle che sono le esigenze del cliente e di farlo all'interno di un contesto che è sia multidisciplinare che globale. I mercati internazionali sono, per chiunque opera oggi, una componente di complessità fondamentale ed avere a disposizione professionisti che oltre ad avere competenze tecniche specifiche possono anche attrarre tutta quella ricchezza di contenuti che deriva da esperienza internazionale diventa così fondamentale per i nostri clienti e ovviamente fondamentale per noi per poter essere competitivi nel mercato. In ultima analisi, nel contesto attuale e soprattutto nel contesto futuro, quello che è richiesto ai professionisti, a tutti quelli che si pongono costruttivamente nell'ambito di servizi professionali o all'interno di società di complessità elevata come possono essere multinazionali, società di consulenza come la nostra ma anche industriali, è senza dubbio una grandissima flessibilità. Un'apertura mentale che va oltre la conoscenza tecnica, che rimane fondamentale, un pillar ovviamente per qualsiasi professionista, ma che non può oggi essere vista in isolamento. È fondamentale accompagnarla con la capacità di comprendere prima di tutto la complessità di questo scenario nel quale le organizzazioni si trovano ad operare, siano esse società di consulenza o corporates, e soprattutto all'interno del nostro percorso professionale, all'interno di queste realtà, la realizzazione che non esistono più carriere che si possono basare esclusivamente sulle competenze, ma che le competenze si possono acquisire e sviluppare solo se si è esposti a situazioni internazionali, a situazioni che hanno un certo livello di interazione con altri stakeholders, quindi con altri individui, con altri team, spesso provenienti da situazioni culturali, ambientali molto diverse dalle nostre. Questo livello di flessibilità per poter partecipare a questi tavoli è un prerequisito che se non si ha naturalmente, e se lo si ha naturalmente è necessario comunque svilupparlo, ma dicevo è un prerequisito fondamentale per progredire rapidamente nella carriera di queste organizzazioni e per aumentare il grado di soddisfazione dei professionisti all'interno di queste organizzazioni, che vengono così a costruirsi un proprio goodwill personale che poi può essere utilizzato sia a beneficio dell'organizzazione nel quale il professionista è correntemente, che per ulteriori cambi di carriera che sono comunque sempre più probabili nell'orizzonte futuro di come si sta evolvendo, diciamo, l'economia mondiale.